Ciao a tutti ragazzi, sono Carlo e questo è il tutorial di Navigator, l'applicazione CoDriver che ho sviluppato per RBR Pro. Prima di entrare nel tutorial spenderò due parole per spiegarvi che cosa è Navigator. Navigator è un add-on per RBR Pro il quale aggiunge al manager la possibilità di comportarsi come se fosse il copilota all'interno del gioco. I copiloti Navigator però, grazie ad un motore scritto interamente da zero, vi consentono non solo di avere il massimo della possibilità di personalizzare le note, ma anche di farlo con un'estrema semplicità di utilizzo, fino ad arrivare alla stesura delle note sullo stage fatta interamente tramite comandi vocali. Lo vedremo più avanti nel corso del tutorial. Bene, entriamo quindi nel vivo del tutorial. Iniziamo chiaramente dall'installazione. Per installare Navigator dobbiamo andare nella sezione contenuti, poi add-on e qui trovate da scaricare l'add-on Navigator. Attenzione però, perché per scaricare l'add-on dovete essere Pro Donator, cioè aver donato un minimo di 15 euro. Qui schiacciamo installa e in pochi secondi l'add-on ci viene installato. Quindi andando adesso nella sezione add-on dovremmo vedere la linguetta Navigator con l'interfaccia. Questo vuol dire che l'add-on è stato correttamente installato. Il secondo passo naturalmente è installare un copilota compatibile con Navigator. Quindi andiamo nella sezione CoDrivers e cerchiamo un copilota nella nostra lingua che sia compatibile con Navigator. Possiamo riconoscerli dal fatto che nella leggenda a destra c'è scritto Navigator Yes. Inoltre i copiloti compatibili Navigator sono riconoscibili dal fatto che sulla foto compare questa piccola icona verde di Navigator. Per la lingua inglese al momento abbiamo disponibili soltanto due copiloti che sono Phil Mills e Leo Capewell. Phil Mills è soltanto una semplice conversione da RBR, quindi questo copilota è abbastanza limitato, non è quello che vi consiglio con Navigator. Leo Capewell è abbastanza completo, sebbene è rimasto allo stato di beta. Comunque altri copiloti sono in lavorazione. Quindi andiamo ad installare Leo Capewell, clicchiamo su installa. Ok, il CoDriver è stato attivato e adesso se torniamo nella schermata di Navigator dovremmo in alto leggere questo messaggio che ci indica che il copilota è stato caricato in Navigator ed è pronto per essere utilizzato. Due parole su come impostare il volume del copilota. Infatti vi ho detto che un copilota Navigator consiste di due parti. Il conto alla rovescia viene gestito da RBR e dunque anche il suo volume è regolato dal volume del copilota all'interno del gioco, mentre per tutto il resto dovrete fare un'impostazione all'interno di un file. Questo file è accessibile dal menu copilota, proprietà avanzate. Scorrete il file in basso e in fondo al file aggiungete, se non ci sono, queste righe: in game, tra parentesi quadre, volume uguale, e qui possiamo inserire un valore tra 0 e 1. Se ad esempio volessimo metà del volume scriverei 0.5, qui il massimo valore è naturalmente 1. Dopo aver fatto la modifica semplicemente salviamo il file. È possibile installare più di un copilota per Navigator? La risposta è sì, ma dovete tenere presente che un copilota Navigator è costituito da due parti, dal momento che Navigator fa ancora affidamento su RBR per quanto riguarda il conto alla rovescia della partenza. Di conseguenza voi potete installare quanti copiloti Navigator volete, ma soltanto l'ultimo sarà quello che poi vi darà il conto alla rovescia. Bene, a questo punto essenzialmente le istruzioni sarebbero finite, perché per chi vuole soltanto utilizzare Navigator come se fosse uno qualsiasi dei copiloti all'interno di RBR, le cose da fare sono praticamente queste, non c'è molto altro.
Tuttavia, utilizzando un copilota navigator come se fosse uno dei tanti copiloti plug and play, diciamo, all'interno di RBR, usereste soltanto il 10% della sua potenza, perché la vera potenza di Navigator si manifesta quando andiamo a personalizzare le note, ed è proprio questo infatti l'argomento del video. In questo tutorial vi spiegherò tutto ciò che vi serve per poter modificare le note in ogni loro aspetto, vi farò vedere come padroneggiare i comandi vocali e tutto quello che vi serve per sfruttare al 100% la potenza di questo add-on. Cominciamo a prendere familiarità con il concetto di log. Cos'è un log? Un log è un file contenente le note che il navigatore chiama durante la gara, un po' come fosse il suo quaderno in versione elettronica. Bene, ci sono diverse cartelle in Navigator che contengono log e ce ne rendiamo conto se facciamo file open. Vedete che se io vado nella cartella add-ons Navigator trovo tre cartelle il cui nome mi lascia capire che contengono log, che sono logs, imported logs e personal logs. Vediamo qual è la differenza. Dunque, nella cartella logs vi sono i log che vengono rilasciati insieme all'add-on, ovvero le versioni ufficiali, diciamo. Bene, questi log chiaramente possono essere aggiornati quando si installano aggiornamenti dell'add-on, quindi naturalmente non è bene salvare in questa cartella le proprie note, perché queste potrebbero essere facilmente sovrascritte da un aggiornamento dell'add-on. Infatti, per salvare le proprie versioni dei log è stata creata la cartella personal logs, ed in questa cartella potete mettere tutte le vostre note senza alcun timore che queste vengano sovrascritte dagli aggiornamenti. Quindi qualsiasi cosa succede, mai nessun file presente nella cartella personal logs verrà sovrascritto o modificato dagli aggiornamenti. Andiamo quindi ad aprirne uno, facciamo file apri e carichiamo un log. Come vedete, i log sono tutti file con l'estensione cdrvlog, il cui nome è semplicemente un numero. Questo numero è il cosiddetto track code, e cioè è un numero che identifica univocamente uno stage. Dopo aver aperto il log, nella barra immediatamente sotto i menu leggiamo il nome dello stage, la sua lunghezza in chilometri e il track code, appunto. E andiamo a vedere come è fatta la griglia delle note. In questa griglia naturalmente trovate le note del copilota dallo start in alto fino al traguardo, che è la nota più in basso. Nella prima colonna abbiamo semplicemente il numero progressivo della nota, nella seconda colonna troviamo le icone che ci indicano che cosa rappresenta quella chiamata, se si tratta di una distanza piuttosto che una curva, piuttosto che un DOS come in questo caso, o magari di una curva a 90 o di un tornante. Subito a destra dell'icona troviamo la difficoltà o la lunghezza. Nel caso della chiamata di lunghezza vi sarà appunto la distanza chiamata, 100, 150 metri, 120 metri e così via, mentre per quanto riguarda le curve c'è la difficoltà, quindi abbiamo destra 3, sinistra 2, destra 5, curva a 90 sinistra, in questo caso c'è SQ che sta per square, ovvero curva a 90, curva d'angolo retto. Continuando, in questa colonna abbiamo lo start, ovvero il punto iniziale espresso in metri dell'elemento, quindi in questo caso, nel caso della nota 11, 548 vuol dire che a 548 metri nel percorso ha inizio questa curva. Subito a destra troviamo la colonna della lunghezza che ci indica la lunghezza dell'elemento espressa sempre in metri, ed ancora abbiamo il punto di chiamata. Questo numero ci indica approssimativamente la distanza stimata a cui il copilota chiamerà la nota.
Quindi questo meno 191 indica che il software sta valutando che la chiamata dovrà avvenire 191 metri prima dell'entrata nella curva. E infine troviamo la nota vera e propria espressa in una notazione che ricorda molto da vicino quella utilizzata dai copiloti nella realtà. Questo, devo dire, aggiunge anche un elemento di ulteriore realismo alla simulazione del codriver. E andiamo a vedere adesso come è fatta la notazione con cui sono scritte le note. Cosa importante da capire è che in Navigator ogni copilota può avere la propria notazione nella propria lingua. In questo momento sto utilizzando un copilota in inglese e dunque ho una notazione in inglese con le curve, come vedete, che hanno la difficoltà che precede la direzione. Quindi ad esempio troviamo 4 destra, right, 3 sinistra, 2 destra, 6 sinistra e così via. Se i simboli utilizzati nella notazione vi sembrano incomprensibili, tranquillizzatevi, perché anzitutto abbiamo la possibilità di farci leggere a voce la nota dal copilota e quindi di capire che cosa significa la notazione. Vediamo quindi come fare. Basterà cliccare con il tasto destro sulla riga della nota e selezionare l'opzione ascolta. And 5 right over crest, then 4 right and 5 left. Ok, abbiamo due versioni dell'opzione ascolta, c'è ascolta e ascolta versione veloce. Questo perché in Navigator i codriver possono avere due versioni dell'audio e con queste due opzioni noi possiamo scegliere se farci leggere la versione standard o la versione veloce. Inoltre ci sono alcuni simboli universali che in ogni caso sarà bene conoscere, anche perché fanno parte del bagaglio di qualsiasi copilota rally, e sono i seguenti. Anzitutto abbiamo le congiunzioni freccia, per e commerciale. Questi tre simboli non rappresentano altro che delle brevi distanze, quindi a seconda del sistema di note, ad esempio in freccia potrebbe significare 10-15 metri, per potrebbe significare 20-30 metri e così via. Questo non è assoluto, ma dipende appunto dal sistema di note che stiamo utilizzando. Nel sistema italiano, ad esempio, la congiunzione freccia, quindi in, rappresenta la distanza più breve, quindi 10-15 metri. Altri simboli molto frequenti sono gli attributi di lunghezza, quindi L o LG per lunga, doppia L per molto lunga e tripla L per extra lunga. Molto comuni sono anche gli avvisi di attenzione, quindi punto esclamativo per attenzione o occhio, doppio punto esclamativo per doppia attenzione e tripla attenzione, così via. E continuando abbiamo il simbolo chiude, come in sinistra 4 chiude 2, il simbolo apre come in destra 2 apre 5, il simbolo su, ovvero sopra, come in su ponte, su dosso e così via. Attenzione al fatto che anche l'utilizzo dei simboli nella notazione potrà essere diverso a seconda del paese o del sistema di note in uso. Ad esempio, nel sistema italiano solitamente troviamo la direzione che precede la difficoltà nelle curve, quindi troviamo destra 2, sinistra 4, destra 5. Nel sistema inglese invece si dà precedenza alla difficoltà rispetto alla direzione e dunque troviamo 2 destra, 4 sinistra, 5 destra e così via. In Navigator la traduzione da un sistema all'altro è compito del software e potete vederlo facilmente selezionando il copilota dal menu codriver. Quindi se io seleziono ad esempio il copilota in italiano, vedete che tutta la notazione diventa all'italiana. Ed abbiamo anche imparato che da questo menu è possibile selezionare il codriver qualora ne avete installato più di uno.
Attenzione però, vale sempre la regola che abbiamo detto prima, soltanto il codriver attivato dal pannello di controllo dei codriver sarà quello che poi vi darà il conto alla rovescia. Quindi questa opzione in Navigator serve esclusivamente per testare, non per selezionare il navigatore che poi userete all'interno del gioco. Se volete prendere familiarità con tutti i simboli che il copilota in uso vi mette a disposizione, Navigator vi dà la cosiddetta leggenda che potete aprire dal menu copilota apri leggenda. Bene, in questa finestra potete curiosare e scoprire tutti i simboli che il navigatore supporta e potete anche ascoltarli facendoci sopra un doppio clic con il mouse. 1 right, 3 right, long, 4 right. Prima di cominciare a parlare di come modificare le note, soffermiamoci un attimo sul track code. Alcune volte potreste aver bisogno di aprire un log e lavorarci, ma abbiamo detto che i file sono nominati per codice, non per nome. Di conseguenza, come fate a conoscere il codice? Beh, questo è molto facile, basta vederlo dal pannello degli stage. Infatti vedete che selezionando ogni stage accanto al nome compare un numero che è appunto il track code. Quindi 572 corrisponde a castrezzato. Se vogliamo lavorare sulle note dello stage castrezzato dobbiamo andare a aprire il log numero 572. Come mai, potreste chiedervi, c'è bisogno di nominare il file con il codice piuttosto che con il nome dello stage? La risposta è che il gioco conosce non il nome ma il codice, di conseguenza nominare il file col codice è ciò che consentirà al gioco di poter caricare le note quando giocate. Quando installiamo Navigator ci vengono anche installati tutti i log disponibili, che al momento sono 420. Questi log sono stati per lo più ottenuti importando le note direttamente da RBR e infatti in Navigator troviamo due opzioni che consentono di importare file di note in formato BTB. Le troviamo nel menu File. In ogni caso, dal momento che spesso vengono rilasciati nuovi stage, avete anche a disposizione un'opzione che vi consente di sapere se ci sono degli stage non supportati. Questa opzione si trova nel menu File ed è Controlla stage supportati. Infatti, come vedete, veniamo avvisati della presenza di eventuali stage non supportati e alla fine Navigator ci dice che abbiamo 6 stage in questo momento che non sono supportati. Di conseguenza sarebbe rischioso andare con Navigator su questi stage perché il navigatore non avrebbe note da leggerci. Niente paura però, perché gli stage segnalati non sono stati ancora ufficialmente rilasciati e potete stare certi che non appena lo saranno avremo anche le note per Navigator. Bene, direi che è giunto il momento di cominciare a parlare di modificare le note esistenti. Facciamo doppio clic su una nota e ci verrà aperto a destra il pannello di modifica. In questo pannello possiamo andare a modificare la nota in ogni suo aspetto. In questo caso, come vedete, si tratta di una curva 5 a sinistra. Supponiamo di volerne abbassare la difficoltà e di farla diventare 4. Beh, in Navigator la modifica della difficoltà avviene tramite la modifica dell'angolo della curva. Ha un angolo di 156 gradi che corrisponde a una difficoltà 5. Per abbassare la difficoltà io vado ad abbassare l'angolo finché la difficoltà non diventa quella desiderata, in questo caso 4. In realtà in Navigator ogni curva ha associati due angoli, un angolo principale, quello a sinistra, ed un angolo secondario, quello a destra. L'angolo principale determina naturalmente la difficoltà principale della curva, mentre l'angolo secondario rappresenta la difficoltà di apertura o chiusura. Quindi impostando l'angolo secondario a 120 avremo una curva 4 che chiude 3. Aumentando l'angolo secondario passiamo all'apertura e quindi in questo caso ad esempio abbiamo una 4 che apre 5.
Tramite queste icone possiamo poi trasformare completamente la chiamata, ad esempio far diventare questa una chiamata di distanza, oppure un accenno destro, un accenno sinistro, un tornante, una curva a 90, oppure una chicane, un dosso, un guado, così via. Se avete fatto caso, ogni qualvolta ho modificato un angolo oppure ho selezionato una curva dal pannello delle icone, la notazione corrispondente è cambiata e mi indica il simbolo corrispondente. Quindi se io seleziono per esempio una curva a 90 a destra, schiacciando su questo pulsante dovrei sentire square right, ovvero curva a 90 a destra. Vediamolo anche in italiano. Curva 90 a destra. Dunque, a questo punto dovreste aver capito come modificare il tipo e la difficoltà della curva e dunque passiamo a vedere come aggiungere elementi alla notazione, ad esempio chiamate di attenzione, riferimenti, avvisi, suggerimenti, così via. In questa casella di testo, accanto alla notazione della curva, possiamo inserire con la tastiera tutti gli elementi che vogliamo. Ad esempio, se volessi inserire una chiamata di attenzione subito prima della curva, dovrei scrivere un punto esclamativo e vedete che Navigator ci dà un menu di scelta suggerendoci tutte le chiamate che iniziano con il punto esclamativo. Ed infatti, come vedete, troviamo occhio sporca, occhio ghiaccio, occhio salta, occhio rotta, occhio muro, occhio scivola, doppia attenzione, tripla attenzione e via dicendo. E notate che per inserire la chiamata ho bisogno necessariamente di selezionare la voce dal menu. Nel momento in cui lo faccio il simbolo diventa verde e questo vuol dire che la chiamata è stata inserita. Bene, a questo punto possiamo anche ascoltare il risultato. Caution 5 left. Supponiamo adesso che nella curva vi sia un albero all'esterno che consideriamo pericoloso e quindi vogliamo inserire una chiamata albero esterno. Abbastanza intuitivamente mi viene di naturale scrivere la T per tree e poi cercare appunto la chiamata albero esterno, tree outside, eccola qui. La seleziono e vado ad ascoltare il risultato. Caution 5 left, trees outside. Ve lo faccio vedere anche in italiano. Occhio, sinistra 5, albero all'esterno, fai attenzione. Quindi avrete già intuito che Navigator utilizza il colore verde per i simboli inseriti dall'utente, mentre il colore bianco viene utilizzato per tutto ciò che è automaticamente generato dal programma. Infatti il 5 left non l'abbiamo scritto noi, ma è generato automaticamente dal programma e sarebbe rigenerato nel momento in cui io andassi a modificare l'angolo. Ok, infatti se passo ad un angolo di 167 gradi, quel 5 diventa 6. I più attenti avranno notato che il copilota in inglese diceva alberi all'esterno, mentre quello in italiano ha sia la chiamata albero singolare all'esterno che alberi plurale. Questo è del tutto normale in Navigator perché dipende da come i copiloti sono stati realizzati. Non tutti mettono a disposizione le stesse chiamate, quindi alcune volte occorre cercare comunque la chiamata che più si adatta alle nostre intenzioni. Supponiamo adesso che ci sia un riferimento prima della curva che noi vogliamo utilizzarlo nella nostra nota, ad esempio un palo. Dovremmo quindi inserire una chiamata al palo. Sostituiamo quindi il nostro punto esclamativo attenzione con al palo. Quindi cancelliamo punto esclamativo e premiamo il tasto chiocciola, che è il simbolo più utilizzato per indicare la preposizione a. Quindi andiamo a cercare al palo. Eccolo. At pole 5 left, trees outside. In italiano. Al palo, sinistra 5, albero all'esterno, fai attenzione.
L'inserimento di tutte le altre chiamate funziona in maniera del tutto analoga. Ad esempio, se io volessi inserire una chiamata di taglia al posto di albero esterno, non dovrei fare altro che premere la C e cercare cut in inglese, oppure se sono in italiano premerò la T per cercare taglia. Parliamo adesso di congiunzioni e chiamate di distanza. L'inserimento di queste chiamate è un po' particolare in Navigator, dal momento che il programma è in grado di calcolare da sé sia le congiunzioni che le chiamate di lunghezza, e di default infatti è proprio quello che fa, tanto è vero che se guardate attentamente questa chiamata vi accorgerete che c'è una congiunzione in tra la sinistra 5 e la successiva destra 4. Bene, intanto vi faccio notare che la congiunzione è presente soltanto nella notazione della griglia, ma non appare nell'editor di modifica. Infatti vedete, se io seleziono la sinistra 5 non c'è la congiunzione qui nell'editor. Bene, ci sono essenzialmente due modi per modificare una congiunzione e il primo modo che vi mostrerò è quello più corretto. Si tratta semplicemente di tener conto del fatto che la congiunzione altro non è che l'espressione di una breve distanza tra le due curve. Quindi in questo caso prendiamo la 21 e la 22. Come vedete c'è una congiunzione in, ciò vuol dire che ci sono 10-15 metri. Quindi basterebbe che io diminuissi la lunghezza della curva 21. Schiacciando applica vedete che la in si trasforma in un per. Non abbiamo fatto altro che aumentare la distanza tra la 21 e la 22 in modo che il programma generasse la congiunzione desiderata. Accorciando ancora la curva, a secondo del sistema in uso, il per potrebbe diventare un'altra congiunzione o trasformarsi magari in una distanza. Vediamo cosa succede. Ecco, vedete che in questo caso sono andato oltre i 30 metri e dunque è stata generata una chiamata di distanza di 30, non più una congiunzione. In sostanza abbiamo imparato che il programma può tenere conto della distanza tra curve e generare le congiunzioni corrette senza il nostro intervento. Questo è utilissimo specialmente quando si utilizza il riconoscimento vocale e infatti quando dettiamo le note non dovremo mai dettare né congiunzioni né distanze, perché il programma misura accuratamente tutte le distanze percorse e quindi può generare tutte queste chiamate. E la generazione automatica delle distanze è sempre attiva quando noi lavoriamo con Navigator. Consideriamo per esempio la sequenza di queste tre curve e vedete che al centro tra questa destra 4 e questa destra 6 c'è una sinistra 5. Bene, supponiamo che sia sbagliata e la cancelliamo. Facciamo clic destro, cancella. E cosa è successo? È successo che al posto di quella curva il programma automaticamente ha generato una chiamata di distanza di 70 metri, perché naturalmente qualcosa deve esserci tra queste due curve. Se non è una curva sarà ovviamente un rettilineo. E cosa accadrebbe se io cercassi di cancellare questa distanza? Proviamo. Allora, vedete che apparentemente il programma me la lascia cancellare, però nel momento in cui poi io andassi a fare una qualsiasi modifica e schiaccio applica, vedete che questa viene subito rigenerata. Questo accade perché tra queste due curve c'è un buco che la cancellazione della distanza ha lasciato. Questo buco deve essere in qualche modo riempito, ad esempio allungando la curva destra 4. Se io la vado ad allungare fino al massimo a cui è possibile allungarla, schiaccio applica, vedete che la distanza non viene rigenerata e coerentemente la curva assume la nuova lunghezza 84 metri. Avevamo detto però che esistono due sistemi per scrivere le congiunzioni. Qual è quindi il secondo sistema? Il secondo metodo è semplicemente scriverla. Facciamo un esempio. In questo caso abbiamo destra 5 in sinistra 5, vado sulla sinistra 5 e prima della curva scrivo un'altra congiunzione, per esempio per. Schiaccio applica, vedete che
la congiunzione in è diventata per. Beh, molto più semplice così, direte voi. Non proprio, perché questo sistema, sebbene sia apparentemente più semplice, rende anche le cose incoerenti, perché se noi andiamo a considerare poi le lunghezze e le distanze reali tra le curve, beh, questa congiunzione per è incoerente con i dati. Non è tanto questo però il problema, quanto il fatto che l'inserimento della congiunzione personalizzata disattiva l'elaborazione automatica delle congiunzioni su questa specifica nota. Di conseguenza, se io vado poi a fare una qualsiasi modifica, ad esempio vado ad accorciare la curva precedente, beh, in questo caso non ci sarebbe l'elaborazione automatica della congiunzione come avveniva prima, ma rimarrebbe semplicemente la congiunzione inserita dall'utente. Un discorso analogo per quanto riguarda le chiamate di lunghezza, quindi lunga, lunga lunga, extra lunga e così via. Il programma è in grado di calcolarle da sé, tuttavia quando ne inserite una manualmente, come in questo caso, Navigator disattiva la generazione dell'attributo e vi lascia inserire il vostro. Nel caso delle lunghezze abbiamo anche a disposizione uno switch che ci consente di passare da una modalità all'altra. Facciamo un esempio: nel caso della nota 38, come vedete, il programma ha generato automaticamente una chiamata di lunga. Ce ne accorgiamo dal fatto che il lunga è presente soltanto sulla griglia ma non nell'editor. Se noi non volessimo questo attributo, dovremmo attivare l'opzione attributo di lunghezza personalizzato, schiacciare applica, vedete il lunga è scomparso. Se io voglio adesso sostituire il lunga con un molto lunga, quindi WL, ok, schiaccio applica e ho modificato l'attributo di lunghezza. Bene, se io adesso cerco di disattivare questo switch non ci riesco, perché finché è presente la chiamata inserita dall'utente il programma non mi consente di disattivarlo. Se io voglio ritornare alla gestione del programma, semplicemente cancello il mio attributo e disattivo lo switch, schiaccio applica ed ecco che abbiamo di nuovo il lunga generato da Navigator. Nel menu Stage Strumenti abbiamo anche a disposizione due opzioni per passare alle lunghezze automatiche oppure a quelle decise dall'utente. Attenzione, perché passando alle lunghezze automatiche tutte quelle inserite dall'utente vengono cancellate. È comunque possibile annullare l'operazione con l'opzione Edit Undo. In generale in Navigator qualsiasi operazione può essere annullata tramite l'opzione Edit Undo oppure potete ripetere l'operazione con il redo. E vedete che ci sono anche delle scorciatoie da tastiera per le due operazioni che sono CTRL Z e CTRL Y. Parliamo adesso di punti di chiamata. Per punto di chiamata si intende il punto in cui il copilota chiama effettivamente la nota. Bene, questi punti di chiamata in Navigator sono decisi da un algoritmo abbastanza complesso che tiene conto di tantissimi fattori. È addirittura in grado di tener conto della presenza di dossi, guadi ed altri ostacoli e sostanzialmente va a stimare quella che sarà poi la velocità dell'auto in un determinato punto. Non solo, ma il punto di chiamata viene deciso anche in base alla lunghezza della frase che il copilota dovrà dire. Più lunga è la nota, più avrà bisogno di tempo per completare la chiamata. Facciamo un esempio pratico. Nota numero 10, sinistra 5, vedete che il punto di chiamata attuale è meno 203. Vado nell'editor, aggiungo taglia, schiaccio applica e vedete che Navigator anticipa un pochino il punto di chiamata per tener conto del fatto che adesso la chiamata si è arricchita di un elemento. In alcuni casi però potreste voler personalizzare ulteriormente il punto di chiamata ed a tale scopo esiste questo cursore che per default è però bloccato, quindi dovete sbloccarlo cliccando sul catenaccio. Dopodiché potrete anticipare o posticipare la nota fino a 2 secondi. Quindi provo ad impostare un anticipo di 1 secondo, schiaccio applica e vedete che il punto di chiamata si è spostato indietro di quasi
50 metri. Per ritardare la nota invece si sposta il cursore verso destra e si fa la stessa cosa. Modificare manualmente il punto di chiamata con questo cursore è qualcosa che dovrebbe essere fatto il meno possibile. Ci sono infatti altri modi efficaci di modificare i punti di chiamata e vediamo quali sono. Anzitutto nel menu stage abbiamo a disposizione una voce velocità e questa può essere impostata su uno di 6 livelli. I livelli più veloci anticiperanno i punti di chiamata, mentre quelli più lenti li posticiperanno. Attenzione, questa impostazione agisce su tutto il log, quindi su tutte le note, non su una singola nota. E quindi in questo caso siamo a medium. Se io voglio anticipare un pochino le chiamate passerò a fast e a questo punto devo salvare il log affinché l'impostazione resti memorizzata. Questa scelta dipenderà sicuramente da fattori soggettivi, da preferenze personali, ma sicuramente anche dalla categoria dell'auto che dovete guidare. Con una R2 sicuramente avrete bisogno di molto meno anticipo rispetto ad una VRC Plus e la buona notizia è che non avete un'impostazione unica globale per tutto il gioco, ma potete decidere stage per stage. Magari su uno stage vi andrà bene l'impostazione di default, su un altro invece potreste accorgervi di voler modificare un po' l'anticipo e quindi andare a modificare l'impostazione. Esiste però un altro sistema per modificare i punti di chiamata che tante volte si rivela essere il metodo più semplice e anche quello ottimale. Questo metodo è costituito dalle cosiddette combo. Cosa è una combo? Vi sarete accorti che nel log vi sono alcune chiamate da sole, per esempio questa a sinistra 3 che è da sola, anche questa, mentre alcune invece sono in coppia e a volte si trovano addirittura in gruppo di 3. Ad esempio la nota numero 21 in questo log è una chiamata in cui viene inclusa sia la sinistra 5 sia la successiva sinistra 3. In Navigator quando le chiamate sono accorpate in questo modo si dice che formano una combo. Quindi la combo non è altro che una chiamata che include 2 massimo 3 curve in una sola volta. Navigator ha un algoritmo con il quale valuta quando è opportuno formare una combo. Questo avviene quando le curve sono in sequenza rapida e magari sono anche molto corte e anche un copilota umano sicuramente vi chiamerebbe questa sequenza tutta ad un fiato. E a proposito, non ve l'ho detto ma l'avrete sicuramente notato, quando le note formano una combo, la prima nota del gruppo ha l'icona bianca, mentre le successive hanno l'icona grigia e nella riga della nota non c'è la notazione corrispondente, perché questa si trova sulla nota che fa capo al gruppo. Alcune volte la combo è anche più lunga di 3 elementi, infatti il numero massimo di 3 riguarda le curve ma non gli altri tipi di nota. In questo caso troviamo 50, salto lungo, sta in mezzo 100, chiamato tutto in un fiato, e queste sono ben 4 note in combo. Se io non volessi ad esempio includere questa nota numero 43 nella combo, dovrei fare clic destro e selezionare rimuovi dalla combo. Ecco, per includerla invece nella combo la seleziono e faccio add to combo. Oltre al menu abbiamo anche a disposizione questi due tasti per controllare la formazione delle combo, rispettivamente aggiungi e rimuovi la nota corrente dalla combo. Consideriamo ora la combo formata dalle note 44 e 45. Togliamo la 45 dalla combo e vedete che questa è diventata l'inizio di un'altra combo. Non stupitevi di questa perché abbiamo detto che esiste un algoritmo che le forma automaticamente. Se volessi interrompere la sequenza selezionerei la 46 e la rimuoverei dalla combo e la nota 45 adesso è da sola, mentre la 46 è diventata una combo con la 47. Il mio consiglio è il seguente: ogni qualvolta sentite un ritardo su una nota, andate prima a controllare che la cosa non possa essere risolta aggiungendo la nota alla combo. Il 99% delle volte il problema può essere risolto in questo modo senza andare a modificare manualmente il punto di chiamata.
E veniamo adesso a quelle opzioni che ci consentono di selezionare più curve e di unirle. Selezioniamo una nota, teniamo premuto il tasto maiuscolo e selezioniamo quelle adiacenti. Vedete che in questo modo ho selezionato un gruppo di note. Quindi abbiamo selezionato una curva a sinistra, una a destra e un rettilineo di 50 metri. Che cosa risulterà dall'unione di questi tre elementi? Andiamolo a vedere. Beh, risulta una sinistra 5 che apre. La curva a sinistra era la prima del gruppo e naturalmente questo è il risultato di un ragionamento automatico che non è detto che sia corretto. Quindi sta a noi controllare se è giusto e andare a correggere di conseguenza. Più interessante è l'unione di curve che vanno nella stessa direzione. Per vederlo trasformiamo questa 45 in sinistra. Ok, adesso è sinistra 4 e poi selezioniamole e facciamone l'unione. È venuta fuori una sinistra 5 che chiude 4 ed è corretto se ci pensate, perché se voi avete due curve nella stessa direzione con difficoltà diverse ci sarà sicuramente un'apertura o una chiusura. Navigator applica queste logiche spesso anche ai log importati da RBR, per cui tante volte le note importate sono migliori perché appunto RBR non ha questo concetto di apre 4, apre 5, chiude 3, chiude 2, ma vi costringerebbe a inserire due curve nella stessa direzione e ve le chiamerebbe anche come tali. Ma il tipo di unione più utile è sicuramente l'unione come chicane. La utilizziamo quando abbiamo una sequenza di curve in direzione alternate molto ravvicinata. Bene, in questo esempio le curve non sono molto ravvicinate, anche perché la prima è lunga 41 metri. Ad ogni modo l'opzione funziona allo stesso modo. Per trasformare in chicane occorre selezionare due o più curve. Quando uniamo come chicane il risultato è una sola chiamata di chicane con ingresso nella direzione corrispondente con la prima curva. Infatti nel nostro caso la prima curva era a sinistra e quindi l'ingresso della chicane è a destra e Navigator ha generato la chiamata chicane con ingresso a destra. Chicane, right entry. Bene, abbiamo anche la possibilità di aggiungere delle note. Ci sono due opzioni: aggiungi nota prima e aggiungi nota dopo. Quindi grazie a queste possiamo aggiungere una nota prima o dopo di quella selezionata. Bene, come esempio consideriamo queste due curve 21 e 22, vediamo che c'è una congiunzione per tra di esse e quindi deve esserci sicuramente un po' di spazio per inserire una nuova curva. Quindi selezioniamo la 21 e scegliamo aggiungi nota dopo e vedete che è stata aggiunta una generica nota pericolo di lunghezza 16 metri. Ciò vuol dire che tra le due curve c'erano appunto 16 metri di distanza, da cui la congiunzione per. Trasformiamo adesso questa nota in una curva, diciamo una curva a destra, ed ecco che abbiamo inserito una nuova curva tra la sinistra 5 e la sinistra 3. Soffermiamoci un attimo a vedere in che punto è stata inserita la curva. È stata fatta iniziare a 809 metri, ma evidentemente c'è ancora un po' di spazio prima ed infatti è stata inserita una congiunzione in. Possiamo riposizionarla muovendo il cursore Start che ne sposta praticamente il punto iniziale, quindi la posizionerò a 815 metri e l'allungo fino al massimo possibile. Sono rimasti solo 10 metri, dunque schiaccio applica. Dunque abbiamo imparato anche che possiamo utilizzare il cursore Start per posizionare l'inizio della curva. Attenzione però, non utilizzate mai questo cursore per anticipare o posticipare la chiamata. Per fare questo utilizzate sempre i metodi che abbiamo visto in precedenza. È molto importante che l'inizio della curva sia esattamente nel punto dove la curva inizia, altrimenti Navigator sbaglierà i suoi calcoli ed i punti di chiamata saranno imprecisi. Bene, ormai conosciamo un po' tutto l'editor delle note, mancano soltanto tre elementi. Uno è l'inclinazione, e questa serve quando abbiamo una nota dosso. Praticamente vedete che muovendo questo cursore passiamo da avvallamento a dossino, a piccolo dosso, dosso
così via. Un altro elemento è il campo memo, e questo campo ci consente di prendere degli appunti che poi possiamo andare a consultare in seguito. Ad esempio possiamo scrivere asfalto da qui, schiacciamo applica e vedete che l'appunto appare qui nella griglia. Infine abbiamo questo switch che serve ad evitare che la curva venga fusa con altre per motivi di ottimizzazione. Ad esempio abbiamo parlato prima del fatto che Navigator fonde le curve nella stessa direzione trasformandole in aperture o chiusura. Attivando questo switch noi indichiamo a Navigator che non vogliamo che la curva venga presa in considerazione dall'ottimizzazione, quindi sarà sempre lasciata inalterata. Bene, completo questa panoramica dicendovi che nel menu Stage Curve esistono alcune opzioni che ci consentono di modificare, di fare correzioni a tutto il log, quindi agiscono su tutte le note. In particolare possiamo andare ad aumentare o diminuire tutti gli angoli delle curve, possiamo scalare di un livello di difficoltà verso l'alto o verso il basso. Possiamo trasformare le curve a 90 in tornanti, le curve a 90 in tornantoni e i tornantoni in tornanti. Sono alcune opzioni che spesso risultano utili per modificare i log importati da RBR. Per completezza vi segnalo anche che nel menu file esiste un'opzione per esportare il log come file di testo e qui possiamo andare a esportare il log come file di testo e poi andarcelo magari a stampare. Andiamo a vedere il risultato, guardiamo un attimo il risultato, eccolo qui, questo è il file di testo esportato da Navigator. Bene ragazzi, con questo abbiamo finito. Allora, questo tutorial è stato sicuramente il più faticoso della mia carriera di YouTuber, sicuramente il più lungo, e il fatto è che non è affatto facile spiegare un programma così complesso come Navigator. Tuttavia, comunque, l'apparente complessità in realtà poi si traduce in una grande facilità di utilizzo. Avrei voluto includere anche i comandi vocali in questo tutorial, ma il video sarebbe stato troppo lungo e sarebbe stato un problema per il caricamento, e quindi i comandi vocali saranno trattati a parte in un successivo tutorial. Vi ringrazio e lasciate il like e magari iscrivetevi al canale. Ciao ciao da Carlo.